Italia-Israele a Udine, il calcio tra protesta, sicurezza e rabbia civile. Udine in Friuli è diventata epicentro, volente o nolente, di un incontro che va ben oltre i confini del rettangolo verde. Il 14 ottobre, allo Stadio Friuli, l'Italia affronterà Israele per le qualificazioni ai mondiali del 2026. Ma quell'Italia-Israele non è solo una questione sportiva. Dietro c'è un paese diviso, proteste contro la guerra a Gaza, sospetti sul ruolo dello Stato e dell'intelligence, e una pressione politica che troppo spesso mortifica il gesto tecnico. Il clima. Non si respira una bella aria. Gennaro Gattuso, alla vigilia del raduno della nazionale, non ha fatto giri di parole. Fuori non si respira una bellissima aria, ha detto, aggiungendo che martedì a Udine ci saranno 10.000 persone fuori e 5.000 dentro lo stadio. La previsione è che i biglietti venduti sarebbero pochi. Alcune fonti indicano appena 4.000 tagliandi, mentre l'attesa per presidi e cortei è altissima. Poi la provocazione politica. Alcune voci sostengono che agli addetti alla sicurezza potrebbe partecipare anche il Mossad, l'intelligence israeliana. Il governo italiano, tramite il ministro dell'interno Piantedosi, avrebbe negoziato la sorveglianza della nazionale ospite con agenti israeliani. L'ipotesi è stata al centro di polemiche. AVS, Associazione Verdi Socialisti, parla di appalto dell'ordine pubblico ad un servizio estero. Si è parlato di Udine blindata, di piani tattici di sicurezza in stretto coordinamento tra prefettura, questura, Viminale. C'è un rischio evidente che l'evento sportivo venga consumato come pretesto per uno scontro simbolico. E Gattuso lo sa bene, capisco la preoccupazione. Dispiace vedere cosa succede, gente innocente e bambini che muoiono, ha detto, ribadendo comunque che noi dobbiamo andare al mondiale. E non ha mancato di puntualizzare: se non giochiamo, perdiamo 3-0 a tavolino. In sintesi, l'atmosfera è carica, quasi da premonizione, e lo sport, che dovrebbe unire, rischia di essere schiacciato da pressioni esterne. Le scelte di squadra, assenze, ritorni, urgenze. Il contesto sportivo non è meno delicato. Gattuso eredita una nazionale che ha iniziato bene il suo corso, ma con molti margini di miglioramento. Tra le decisioni più dibattute c'è l'assenza di Federico Chiesa. Non è una sorpresa tattica, dice Gattuso. Ci parlo con Fede ogni 10 giorni. Lui non si sente al 100%. Parola del CT. Insomma, non è un caso diplomatico né misteri nascosti. Chiesa avrebbe scelto di restare fuori fino a quando non si sentisse pronto. Ma Gattuso non si limita a giustificare, sprona. In particolare rivolge un appello a Moise Kean. Deve dare di più. Ha qualità per trascinare i compagni. Al contempo, nella rosa convocata emergono ritorni e novità. Brian Cristante fa la via del ritorno dopo un periodo di assenza dal gruppo e vengono chiamati giovani come Nicolussi Caviglia e Nicolo Cambiaghi. Gattuso parla di molte cose da correggere, non solo la difesa, ma anche capacità di annusare il pericolo in ogni zona del campo. Non è solo un cambio di modulo che serve, è un cambio di cultura, di attenzione, di energia. Le sfide sul tavolo: sport, conflitto, politica. Quel che avviene fuori dal campo rischia di contaminarlo. Le proteste nazionali contro la guerra di Gaza sono diffuse da settimane. Scioperi generali, manifestazioni nelle piazze, richieste al governo di interrompere relazioni con Israele, blocchi dei porti. L'Italia è un paese spaccato. La tensione politica sommerge il dibattito sportivo. Da una parte chi sostiene che non si possa isolare lo sport dalle tragedie del mondo, dall'altra chi ritiene che la nazionale deve giocare. Che si tratti di diritto del pubblico, dovere dei calciatori e regole della competizione. Gattuso sta nel mezzo, sente il peso, ma chiede equilibrio. Poi c'è il rischio istituzionale e diplomatico. La partecipazione israeliana è stata oggetto di contestazione internazionale. Alcuni paesi avrebbero spinto per l'esclusione, altri per il reintegro. In Italia le manifestazioni per Gaza sono state massicce. Alcuni ambienti politici e dell'associazionismo hanno già chiesto che la partita sia rinviata. Udine è diventata simbolo di una faccenda più grande, il palcoscenico internazionale che non avrebbe voluto, ma che ha scelto. Le misure di sicurezza sono tra le più severe mai viste per una partita della nazionale. Presidi, divieti, controlli e quella voce, forse passeggera, forse no, che parlava dell'uso del Mossad nella sorveglianza.